Siete l'unica forma di vita che può scegliere di creare un profondo stato di resilienza per rispondere a ciò che accade nel mondo che ci circonda. Siete l'unica forma di vita che ha l'abilità di scegliere di creare un'emozione, perché preferite quell'emozione piuttosto che aspettare che il mondo intorno a voi vi dia una ragione per provare quell'emozione. Pensateci, siamo portati a reagire, a rispondere a ciò che accade nel mondo là fuori. E questo è il modo in cui di solito pensiamo alle emozioni. Ma ogni volta che provate un'emozione, quello è un cambio nella chimica del vostro corpo. E ci sono delle emozioni che finiranno per regolare il vostro DNA e regolare i geni del vostro corpo, che vi fanno stare in salute e che vi fanno vivere più a lungo. E ci sono delle emozioni che fanno l'opposto. È risaputo. Noi siamo l'unica forma di vita. Voi siete l'unica forma di vita che può fare tutto questo. Potete risvegliare le emozioni e crearle, perché siete voi a scegliere. Vi sto dicendo questo perché stiamo vivendo un raro e prezioso momento nella storia del nostro pianeta e della nostra civiltà. Nessuna generazione ha mai visto negli ultimi 5.000 anni di storia ciò che noi stiamo vedendo, osservando e sperimentando ora. La domanda è: perché stiamo vivendo tutto questo? E come dicevamo prima, cosa possiamo fare? Perché sta accadendo? Per qualcuno non consapevole dei cicli storici e temporali, potrebbe sembrare che ciò che sta accadendo non abbia nessun senso. È come se la struttura del mondo stesse cadendo a pezzi apparentemente senza motivo. I nostri antenati la pensavano diversamente. Avevano un'idea più ampia di universo. Avevano un'idea diversa sul pianeta e sulle nostre vite. Ragionavano in termini di grandi blocchi di tempo e cicli e ritmi che si ripetevano in quegli stessi blocchi. Noi sappiamo che stiamo vivendo una rara convergenza di 3 cicli. Cicli climatici, sicuro ne siete a conoscenza. Questi sono ritmi naturali. Si susseguono a prescindere dalla nostra presenza sul pianeta. Ovviamente noi contribuiamo ad alcuni di essi, ma anche senza gli esseri umani, i 2 poli di ghiaccio, la Groenlandia e l'Antartide, ci dicono che i cambiamenti climatici sono iniziati prima che gli uomini apparissero sulla Terra 200.000 anni fa. Sarebbe sufficiente cambiare il nostro modo di pensare e di vivere se fosse questo il problema, ma non è così. Cicli economici, cicli di innovazione e ritmi di conoscenza per quanto riguarda scoperte e innovazione non si presentano tutti spontaneamente, sono ritmi specifici e noi ci troviamo nella convergenza di un ciclo economico e di innovazione risalente a centinaia e centinaia e centinaia di anni fa. Ma queste 2 cose, innovazione, economia e clima, basterebbe cambiare il modo in cui viviamo. Ma c'è un terzo ciclo, un ciclo molto potente che è allo stesso tempo spaventoso e raggiante. Il ciclo dei conflitti umani non è spontaneo, non è casuale. È strettamente correlato con l'ascesa e la caduta dei campi magnetici della stella a noi più vicina, o del Sole, in quanto questi influenzano i campi magnetici della Terra. Per farla breve, posso dirvi che quando i campi magnetici sono forti, noi cooperiamo di più. Siamo meno aggressivi, siamo più propensi a lavorare insieme per risolvere i problemi. Quando i campi magnetici sono deboli, avviene l'opposto. Vi sto dicendo tutto questo perché l'anno 2020 segna il punto massimo di debolezza dei campi magnetici in questo particolare ciclo che stiamo vivendo. Sappiamo che questi campi magnetici influenzano gli scienziati e gli eserciti. Sanno che questi campi magnetici influenzano la cosiddetta coerenza sociale. Influenza la nostra propensione a lavorare insieme per risolvere i nostri problemi o il livello di aggressività che possediamo. E non riguarda solo le nazioni, non riguarda solo le nostre comunità. Ma tutto ciò accade anche nelle nostre case. Ma ancora più importante è sapere che sta accadendo dentro di noi. È la nostra abilità nel cooperare con noi stessi. L'abilità di utilizzare il nostro potere più profondo, uno straordinario potenziale che molti, spesso, non utilizzano per paura. È lo stesso potere che dobbiamo tirare fuori, così da poter guarire e prosperare durante questi tempi duri. Lo dico chiaramente, noi viviamo in tempi estremi. È intenso e breve. Non andrà avanti ancora e ancora. È successo perché i cicli stanno convergendo.
Viviamo in tempi estremi e in presenza di questi estremi. Abbiamo una possibilità. Possiamo aggrapparci alle nostre conoscenze passate, ed è questo che crea la sofferenza, perché se il nostro cuore, la nostra mente e la nostra psiche sono colme di immagini e di aspettative riguardanti ciò che ci era familiare in passato, allora dov'è che possiamo conservare tutte le cose belle che devono ancora accaderci e che ci aspettano là fuori? Dove possiamo conservarle se siamo colmi di vecchie esperienze, di cose passate? E la nostra sfida più grande è benedire il nostro passato e poi lasciarlo andare, senza sapere cosa ci aspetta in futuro. Ci vuole davvero tanto coraggio per vivere in questi tempi duri. Ora voglio dirvi una cosa molto velocemente. Le persone mi chiedono: quanto durerà tutto questo? Prendo in prestito un esempio dai nostri antenati. Questo è l'esempio di un antico modo di tenere traccia del tempo. Viene chiamato calendario Maya, ma in realtà non lo è. Questo è un calendario azteco che rappresenta un aspetto di come i Maya intendessero il tempo. Non abbiamo un singolo artefatto che raffiguri l'intera cosmologia Maya, che è molto affascinante, molto complessa, molto accurata. Non la conoscevamo fino al XX secolo, ma ecco cosa voglio mostrarvi. Questo oggetto è molto complesso e non possiamo esaminarlo al 100%, ma ciò che voglio mostrarvi è questa raffigurazione. Vedete questi quadrati? Ce ne sono 2, 3, 4. Ciò che i Maya ci stanno dicendo è che viviamo cicli di cicli. Stiamo vivendo un enorme ciclo di 25-26 mila anni. Viene chiamato la precessione degli equinozi del grande sole, del grande ciclo. Lo hanno diviso in 5 sottocicli, ognuno di 5125 anni, chiamati grandi ere del mondo. E ognuno di questi riquadri rappresenta una delle grandi ere del mondo passato. L'era del mondo termina col fuoco, quella terminata col vento, quella terminata col ghiaccio e quella terminata con l'acqua. Geologicamente possiamo confermare che questi eventi sono accaduti davvero in passato e approssimativamente sono passati 5.000 da un evento all'altro. Quindi ho elencato solo 4 ere e voi direte: dov'è la quinta? La quinta la stiamo ancora vivendo, è questa al centro. Questo glifo è il glifo dell'era del mondo che stiamo vivendo proprio ora, l'era del mondo che è terminata il 21 dicembre dell'anno 2012. Ora starete pensando: e quindi? Pensavo che il 2012 fosse finito. Il solstizio del 21 dicembre, l'anno 2012, ha segnato la fine del ciclo e l'allineamento. In quanto solstizio e l'allineamento con il nostro sistema solare, ma un ciclo così lungo non può fermarsi da un momento all'altro. Non si ferma in un giorno. C'è un periodo di tempo che precede il 21 dicembre 2012 e uno che segue il 21 dicembre 2012. È un periodo di 36 anni. Si basa su una formula matematica. Applicate questa formula. Vi do il numero esatto. Il numero esatto è 0,00702. Bisogna moltiplicare 0,00702 per la durata del ciclo, così da calcolare il periodo di mezzo, in questo caso per un ciclo di 5125 anni. Se moltiplicato si ottiene 36 anni, 18 anni prima del 2012 e 18 anni dopo il 2012, ovvero l'anno 2030. Un altro modo di vedere ciò che molti chiamano caos. Potrebbe essere il modo in cui il sistema riorganizza se stesso per seguire un nuovo ordine. Per alcuni questo potrebbe sembrare caos, se questi continuano ad attaccarsi al vecchio modo di pensare, mentre coloro che sono più aperti mentalmente capiranno che il mondo si sta evolvendo e che esso sarà diverso da quello che conoscevamo. Pertanto dobbiamo accettarlo e adattarci al nuovo mondo. Ora vorrei condividere con voi queste scoperte. Il segreto per poter prosperare in questi tempi estremi. E vi chiedo di tenere a mente ciò che vi dico mentre vi elenco le scoperte. Il segreto è che meglio conosceremo noi stessi e più saremo pronti ad affrontare ciò che la vita ha in serbo per noi. Meglio conosceremo noi stessi e più saremo in grado di affrontare ciò che accade nel mondo.